Ciao a tutti, io sono Marzia Lati, sono un'arte educatrice, lavoro con adolescenti e preadolescenti con la pedagogia dell'arte, quindi conduco laboratori attraverso strumenti e linguaggi artistici. Ho una formazione artistica, quindi arrivo dal teatro, sono una formatrice, mi occupo di progetti interculturali e ambientali, quindi da sempre interessata ai temi della migrazione, ma anche a temi ambientali e sono un'autrice. Il progetto Guidate dal Vento nasce 2 anni fa, nel 2019, per un'urgenza e un desiderio di voler indagare sul tema del femmineo e del femminile, quell'energia che dal mio punto di vista è universale, quindi appartiene a tutti, anche al maschio intendo, ed è un'energia che parla di unità, accoglienza, trasmutazione, trasformazione, capacità di co-creare con l'altro, ehm e quindi insomma è stata una mia urgenza di indagare su questo tema, perché lavorare sul mio femmineo, sul mio femminile, continua ad essere, no, un lavoro per me, e non l'ho voluto fare da sola, l'ho voluto fare con altre donne, perché sognare da soli non è semplice, a volte è anche noioso, quindi è molto, meglio insomma farlo con le altre, e anche più formativo. Questa domanda è difficile, nel senso che gli stereotipi di genere aprono delle porte, dei portoni proprio. Per quanto riguarda me personalmente, quando io ero adolescente ovviamente, guardavo agli stereotipi di genere in modo molto critico e polemico e anzi, rivendicavo il mio status umano, no, e quindi proprio l'agire e il rapportarmi. Poi con la crescita chiaro che guardi in un altro modo il mondo e fai leva su qualcos'altro. Sicuramente la differenza di genere c'è, esiste, va rivendicata. Io sono felicissima di essere nata donna, di essere donna, rinascerai donna, come dice una cara amica. Quindi secondo me questa è una grande opportunità che abbiamo noi come specie umana per vivere questo pianeta, nella diversità. Rispetto allo stereotipo di genere, anche le donne che io ho incontrato ovviamente sono sicuramente non affini allo stereotipo, all'immaginario collettivo che noi abbiamo, no? Rispetto allo stereotipo di genere, anche se nelle loro storie lo raccontano, spesso sono rimaste incastrate in questo stereotipo proprio perché è la società che ti mette un vestito addosso e che ti sta stretto. E quindi la cosa molto bella e molto forte che raccontano queste donne e che non hanno affrontato questa difficoltà, mi vien da dire, no, perché ovviamente se tu in questo vestito ci stai stretta e non ci stai comoda, vivi una difficoltà, un disagio, non l'hanno affrontata con la lotta o con la resistenza, quindi non si sono strappate il vestito di dosso, ma l'hanno fatto con, gentilezza, con a me viene anche la parola, intelligenza, nel senso che all'interno, di una situazione difficile e anche di oppressione, no, rispetto al genere, nella pazienza, nel silenzio, ma nell'attenzione e quindi nell'apparente attesa e non agire, in realtà tutte queste donne stavano agendo dentro di loro e anche fuori, per poi trovare la via d'uscita quando meno te lo aspetti. E tutte ne sono uscite anche molto bene, molto forti, pronte a spiccare nuovi voli. Abbracciare il cambiamento vuol dire anche avere il coraggio, la saggezza dell'agire, la fiducia, di stare dentro a quel buio, che non che è faticoso, che ti viene da uscirne subito. E invece loro ci sono state e con pazienza ne sono uscite, piano piano, step by step, per poi non rientrarci più, in realtà. Beh, da sempre gli artisti, anche nella storia, gli artisti son sempre stati uomini e artiste donne bisogna andarle a ricercare.
Rispetto a tutto l'ambiente artistico, io credo che le donne in questo periodo storico si stiano facendo sentire, senza urlare, e forse questa è proprio la forza, ma, agendo in profondità. E quindi chiaramente, questo le rende molto più incisive rispetto ad un passato che invece era un urlo continuo, per quanto comunque sia stato indispensabile all'epoca urlare, perché all'epoca eravamo imbavagliate. Sto parlando appunto degli anni '70. E tornando proprio all'ultima cosa che ho detto, ehm, il femminismo io l'ho studiato, soprattutto anche in adolescenza, ma anche quando ero più giovane, ehm, l'ho proprio preso come esempio, l'ho affiancato e credo che, è stato un processo storico, un momento storico, in cui, sono avvenuti dei processi che le donne dovevano assolutamente vivere perché, appunto eravamo imbavagliate all'epoca e quindi c'era bisogno di urlare, c'erano bisogno di atti forti, c'era bisogno di, non spostarsi, completamente dall'altra parte per ritrovare il proprio centro. Quindi, è un periodo storico che è molto affascinante, che per me è stato molto, molto formativo. Tutto ciò che è tossico è perché non ha un equilibrio, non ha un centro. Quindi è dove c'è uno spostamento o a destra o a sinistra e quindi c'è da ritrovare il centro, c'è da ritrovare un equilibrio. Quindi, tutto può essere tossico nel momento in cui diventa un pensiero fisso, nel momento in cui quello diventa il centro e intorno quasi, non esiste più niente o ancor peggio, tutto quello che c'è intorno è dipendente da quel centro lì. Quindi siccome io arrivo poi dalle arti visive, questo ciclicità, se noi lo vediamo in modo bidimensionale, vediamo un cerchio, un andare e venire, ma se lo vediamo in modo tridimensionale, questo cerchio ci porta verso l'alto, verso l'evoluzione personale dell'individuo. Per questo è importante non solo tessere, agire e costruire, ma avere il coraggio di fermarsi, osservare, starci dentro e la forza d'animo di disfare per poi riprendere a tessere qualcosa di nuovo e qualcosa di diverso, per poter evolvere personalmente e va da sé che poi questa esplosione, va a colpire anche i territori che abiti, costruendo così comunità.